Hai presente quando ti dicono che i film e i libri di Harry Potter sono roba da bambini? Ecco, un po' di tempo fa stavamo riflettendo sugli incredibili insegnamenti della saga di Harry Potter, sorridendo su quanto questi si rifacciano a molte tradizioni sapienziali e spirituali di tutto il mondo. E così ci siamo detti, ma perché non fare una guida nei social che raccogliesse un po' tutti questi insegnamenti? E da quella prima guida ne è nata poi una seconda e oggi vorremmo fare un passo oltre e approfondire alcuni di questi insegnamenti in questo video, perché questi insegnamenti sono davvero molto molto preziosi secondo noi. Oggi ne esploreremo 4 per non far durare questo video in eterno e anzi, se ti fa piacere ascoltare altri video come questi, scrivicelo nei commenti che magari li registreremo. Quindi partiamo con il primo insegnamento. Grazie, e io vorrei partire con il primo insegnamento, che è stato un insegnamento che per me è stata una vera e propria rivelazione, perché mi ha aiutato a scoprire, a vedere delle dinamiche nascoste che, senza rendermene conto, mi portavano a sabotarmi da solo. Il primo insegnamento, cioè tu sai chi, chiamare le cose con il proprio nome. Ricordi quando in tutta la saga quasi nessuno osava pronunciare il nome? Voldemort. Tutti lo chiamavano con tu sai chi. Era come se non nominarlo potesse in qualche modo renderlo meno spaventoso, ma era il contrario, perché occultare quel nome lo ingigantiva, lo rendeva ancora più minaccioso, avvolgendolo in un'aurea quasi di mistero. Pensa ad esempio a quando eri bambina, avevi paura del mostro nell'armadio. Quella paura ti paralizzava perché non sapevi cosa c'era dall'altra parte. Ma provi a immaginare cosa sarebbe accaduto se avessi avuto il coraggio di aprire quell'armadio scoprendo che dall'altra parte non c'era nulla, o magari c'era un piccolo topolino spaventato. Ad un certo punto, infatti, Silente ci regala un insegnamento grandissimo, cioè che dobbiamo imparare a chiamare le cose con il proprio nome. E pensa a quante malattie non pronunciamo per paura di quella malattia. Ed è proprio questo il punto, cioè dare un nome alle nostre paure, alle nostre difficoltà è il primo passo per affrontarle, perché nominarle significa riconoscerle, illuminarle, togliere loro quel potere oscuro che esercitano su di noi, perché è solo da qui, da riconoscere che ci sono, che sono parte di noi, che hanno un nome, che hanno una forma, hanno una loro vita. È solo così che possiamo vederle, riconoscerle e lasciarle andare. Pensa a quante volte preferiamo nascondere qualcosa a noi stessi, una delusione, un fallimento o magari qualche parte di noi che fatichiamo ad accettare. Ma finché non la chiamiamo col suo nome, continua questa cosa a lavorare nell'ombra, a logorarci lentamente. Ed è lo stesso principio che si applica nella meditazione, cioè dare un nome, una forma ai pensieri, alle emozioni, collocarle nel corpo senza giudicarle, ma riconoscendole, è qualcosa di davvero potentissimo. Ed è come puntare una bacchetta, che nel nostro caso è il respiro, verso proprio le paure e illuminarle. Solo allora possiamo iniziare un processo di trasformazione e rinascita. E di questo, tra l'altro, ne parlo anche nel libro Chi si ferma si ritrova, dove ci ho dedicato un mezzo capitolo, proprio perché talvolta pensieri e emozioni ci portano in un loop senza fine. Ma possiamo iniziare già oggi a percorrere questo cammino di consapevolezza chiedendoci quali tu sai chi stanno ancora governando la nostra vita. Bellissimo, grazie Luca. Questo mi fa anche pensare proprio al secondo insegnamento, che è quello degli Horcrux e i frammenti dell'anima perduti, perché sono molto collegate le cose. E proprio gli Horcrux di Voldemort, no? Quegli oggetti oscuri che simboleggiano le scelte distruttive che spezzano la nostra anima. Riddle diary. It's a Horcrux, yes. Perché ogni volta che Voldemort compiva un'azione malvagia per cercare l'immortalità, alla fine finiva per frammentare la propria anima, rendendola sempre più fragile e spezzettata. E in un certo senso, magari in modo meno drammatico, però insomma altrettanto significativo, non è quello che accade anche a noi. Cioè ogni volta che facciamo magari delle scelte che tradiscono i nostri valori e ogni volta che rinunciamo a ciò che siamo davvero, per la paura magari o per convenienza, perdiamo una piccola parte di noi, stiamo perdendo una piccola parte di noi. E questi piccoli frammenti possono sembrare magari insignificanti, ma ci allontanano dalla nostra essenza e dalla nostra integrità.
E questa idea si collega anche ad un concetto che si ritrova nello sciamanesimo, cioè che l'anima può frammentarsi a causa magari di traumi, di errori o mancanza di armonia nell'ambiente che ci circonda. E uno dei compiti più importanti della nostra vita è quello di ritrovare questi frammenti, per ritrovare anche una nostra integrità e di conseguenza esprimere appieno le nostre potenzialità. Quindi riunire i frammenti della nostra anima, proprio come Harry ha cercato di fare con la distruzione degli Horcrux di Voldemort. Significa in qualche modo fare pace anche con le nostre scelte passate, con le scelte che magari abbiamo preso o che non abbiamo preso. Significa riconoscere ciò che abbiamo perso e lavorare per ritrovare la nostra interezza. Significa anche proteggerci da quelle scelte che ci svuotano e coltivare invece ciò che ci rende autenticamente umani. E tu, quali Horcrux pensi di aver lasciato lungo il cammino e cosa puoi fare per ritrovarli e ricomporre la tua anima? Grazie Laura, questo mi ricordo che quando ne avevamo parlato a me era venuto in mente l'immagine dello spezzatino dell'anima, cioè siamo proprio frammentati ovunque. E quello che hai condiviso mi riporta anche al terzo insegnamento che vorrei condividere oggi, che è un'arte che io utilizzo molto spesso nei social, che è quello del ridiculous, cioè trasformare ciò che ci fa paura in qualcosa di ridicolo. Questo incantesimo, infatti, usato per affrontare i mollicci, ci insegna qualcosa di veramente straordinario. Cioè, quando Neville immagina Piton con un cappellino da nonna, non sta ridicolizzando solo un professore severo. Cioè, severo Piton. Sta facendo un qualcosa di più potente, di più profondo, di più intimo. Sta ridimensionando la sua paura. Perché le paure spesso vivono nella nostra testa e crescono con il mistero e il dramma che ci costruiamo attorno. È un po' come la logica che abbiamo visto nel primo punto, cioè nel non nominare le nostre paure. E quando invece però le guardiamo da una prospettiva più leggera, perdono in qualche modo il loro potere, il loro attacco su di noi. Questo non vale solo per le nostre paure, questa tecnica funziona anche per tutto ciò che ci intimidisce, che ci sembra inaccessibile e fuori dalla nostra portata. Pensa ad esempio alla meditazione o alla consapevolezza. Quanti di noi vedono ancora queste pratiche come qualcosa di riservato a pochi eletti, circondati da una sorta di aurea di serietà quasi impenetrabile? Ecco, io a volte tendo a ironizzare quei temi, non tanto perché non ci tengo e non li prendo seriamente, anzi nutro un profondo rispetto, ma perché dal mio punto di vista sono finiti i tempi dove certi temi erano ad appannaggio di pochi eletti, perché in fondo Ridiculous non è altro che un invito a giocare con la vita e a non prenderci troppo sul serio. Veramente bellissimo. Grazie Luca. E questo mi fa anche pensare che si collega perfettamente con un altro insegnamento molto molto potente, che è quello dei dissennatori, della paura e dell'expecto patronum. Perché i dissennatori sono nel film e nei libri quelle creature oscure che si nutrono di quella felicità e lasciano dietro di sé solo disperazione e gelo, e rappresentano un po' metaforicamente le nostre paure più profonde, quelle che sembrano paralizzarci e svuotarci dall'interno. E poi arriva l'incantesimo Expecto Patronum, che è la risposta magica a questa oscurità. E per evocarlo cosa fa un mago? Deve concentrarsi su un ricordo felice, uno proprio di quelli più forti, luminosi, in modo da sprigionare una forza protettiva contro i dissennatori. E questo ci insegna secondo me qualcosa di straordinario, cioè che la vera forza non è l'assenza di paura, ma la capacità di attingere a quella luce interiore che noi abbiamo sempre, anche nei momenti più bui. E quindi nella vita anche noi affrontiamo i nostri dissennatori personali, che sono le nostre ansie, i traumi, le paure, le sfide che magari ci sembrano insormontabili, ma proprio come Harry possiamo trovare dentro di noi quella luce che proprio sprigiona da dentro, quei ricordi, quelle esperienze positive che ci ricordano chi siamo e che cosa siamo venuti a fare qui e di che cosa siamo capaci. E questo è un esercizio di consapevolezza che possiamo fare anche tutti i giorni, una sorta di allenamento mentale. Ogni volta che ci sentiamo magari sopraffatti possiamo tornare con la mente a un ricordo felice, a un momento di gioia, di gratitudine o di amore, per trasformare quella luce interiore in forza. Magari non è magia, ma funziona.
Ed ecco perché l'expecto patronum non è solo un incantesimo, ma è un simbolo, è un promemoria che anche quando tutto sembra perduto, dentro di noi c'è sempre una luce, una scintilla capace di illuminare l'oscurità. E quindi ti chiedo, qual è il tuo ricordo felice? Qual è quella luce che puoi evocare quando i dissennatori della vita cercano di avvicinarsi a te? Beh, il mio ricordo felice sei tu, il nostro matrimonio. E Videonam. Grazie veramente Laura. Alla fine mi sembra che questi primi 4 insegnamenti che abbiamo condiviso tocchino un tema di riscoperta di sé, di una trasformazione attraverso la luce della consapevolezza e proprio il coraggio di affrontare le proprie ombre, le proprie paure. E ora, per portare tutto questo dalla teoria alla pratica, perché questo bisogna sempre fare, ti lanciamo una sfida che è la sfida dei 5 minuti. Un percorso gratuito di 7 giorni per iniziare a meditare con un metodo molto semplice, leggero e perché no, anche un po' ridiculous. Non ti promettiamo che cambierà la tua vita, altrimenti mi chiamerei silente, ma posso dirti che ti aiuterà a rallentare, a lasciare andare un po' di stress, di tensione e soprattutto evitare di lanciare ogni volta quelle maledizioni senza perdono a chi ti ha fatto girare i boccini d'oro. Giusto. Comunque sarebbe davvero bello esplorare anche altri insegnamenti perché se non ricordo male nei social ne avevamo condivisi 13 Sì. e quindi insomma ce ne sono un bel po'. E sul blog di Videonam li abbiamo anche tutti riassunti, per cui se ti piacerebbe vedere altri video come questo o se magari conosci anche degli altri insegnamenti che noi non abbiamo citato nei nostri post nei social o nel blog, faccelo sapere nei commenti che magari potremmo creare una seconda edizione anche. Che bello, grazie. Grazie.